ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vedremo insieme come realizzare la Mystical Lanterna Bag. Mi spiace, nell'inquadratura non ci va tutta la borsa, ma dalle foto potete poi vedere com'è fatta. Vediamo i materiali che ho utilizzato. Innanzitutto ho utilizzato una scocca già pronta in feltro. Poi ho utilizzato i filati che avete visto già nel video precedente della lanternina questa qui, di questa lanterna, della mistica lanterna che appunto ho fatto con il punto nocciolina. E poi ho utilizzato un filato in ecopelliccia per bordare il pannello realizzato. Io ho formato un rettangolo, poi sui laterali non ho applicato nulla della mia borsa, spero si veda, cioè questo è la larghezza, questa è la larghezza della mia borsa. Invece ho formato un rettangolo appunto che coprisse i due lati e il fondo della borsa, e quindi l'ho applicato da una parte e l'altra. Nel momento in cui sono andata a formarmi il pannello con le mie lanterne, con le mie mattonelle a forma di lanterna, ho bordato il tutto prima con un giro di maglia bassa con il grigio scuro, dopodiché ho ribordato con la pelliccia, con questo filato in ecopelliccia prodotto da più ditte, quindi lo trovate facilmente in commercio. Oggi vediamo come realizzare le mezze lanterne, questa in particolar modo e questa qui, di cui una ce l'ho già pronta, per vedere appunto come appunto squadrare il nostro lavoro, perché in realtà questa forma di mattonella è abbastanza ovale o ellittica, quindi ha bisogno comunque di avere qualcosa per bordare, appunto per squadrare poi la lavorazione, a meno che non si decida per esempio di applicare più mattonelle del genere e fare poi un copritavolo. Vediamo un pochino, partiamo proprio da questa qui laterale, di cui io ho già un piccolo campione, per poter vedere come l'ho realizzato, e poi vedremo gli altri pezzi. Una cosa che ancora non vi ho detto è che nel momento in cui io ho tutti i miei pezzi da assemblare, li vado a cucire insieme con la maglia bassa, e io in particolar modo ho utilizzato tono su tono il grigio scuro, perché col grigio scuro farò il giro, l'ultimo giro che qui non c'è, per sbordare, per appunto rifinire le mie mattonelle. Allora, la prima cosa che faccio, anche qui come vi lascio nella scheda il video, il tutorial della mattonella intera, anche qui per il punto centrale vado a inserire 5 catenelle. Ricordiamoci che bisogna fare in modo, appunto, dobbiamo creare due tipi di piastrelle metà, fatte a metà, questa che avrà la punta e poi ce ne sarà un'altra che ha le punte laterali e la parte arrotondata. Però procediamo con ordine, vediamo prima questa come l'ho fatta. Sono andata a montarmi come in quella grande, 5 catenelle iniziali, 1 2 3 4 5. Non ho voluto cambiare il numero di catenella perché temevo che poi tirasse il lavoro. Poi mi sono alzata con 3 catenelle, 1 2 e 3, a cui ho aggiunto un'altra catenella per lo spazio poi dove andremo a lavorare il rosa, e ho fatto la prima nocciolina. Quindi 1 2 3 4 e 5, facciamo la prima nocciolina costituita da 4 punti alti chiusi insieme, 1 2 3
e 4, ok, e chiudo insieme il mio lavoro. Poi chiudo con una maglia, con una catenella, e vado ad aggiungere altre due per avere poi lo spazio su cui lavorare diciamo la coppietta sopra. Di nuovo devo fare altre due noccioline all'interno di questo anello di 5 catenelle e faccio le mie 4 maglie alte chiuse insieme, 2, sono 3 e 4, ok, chiudo di nuovo insieme, chiudo, questa è la prima catenella con cui chiudo, poi ne aggiungo altre due, faccio l'ultima, 1, 2, opla, 3 e 4, siamo qui, chiudo, catenella, aggiungo 1 e vado a lavorare sempre nell'anello una maglia alta, ok, questo è il centro di questo tipo di mezza mattonella. Taglio il filo e chiudo. Allora, adesso è importante ricordare che le mattonelle sono sempre lavorate dal dritto, quindi noi non dobbiamo girare la lavorazione. Scusate, ma con il Lures mi si è bloccato tutto. Ok, non dobbiamo girare la lavorazione, ma riprendere dall'inizio con il rosa, quindi ricordiamoci che bisogna lavorare sempre sul dritto del lavoro. Cosa faccio? Vado a crearmi questa nocciolina, poi mi devo ricordare che dovrò avere una coppia qui, la coppia di là, che poi alloggerà appunto la parte allungata, e poi l'ultima da questo lato, quindi nella catenella qui iniziale, vi ricordate, ne avevamo messe due, se non erro, avevamo fatto le 3 catenelle più 2, prendo il mio filo così, mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3, che costituiscono una maglia alta, aggiungo una catenella e sempre all'interno di questo spazio vado a lavorarmi le mie 4 maglie alte a metà per formare la nocciolina. Sono 3 e la quarta, ok, poi chiudo insieme, fermo la nocciolina con una catenella, aggiungo 2 catenelle, vado in quest'altro spazio e vado a lavorare l'altra. Qui ci sarà una coppia di noccioline, 2, 3 e 4, chiudiamo con una catenella, 2 catenelle in più, di nuovo nello stesso spazio, facciamo 4, 1, 2, 3, 4, chiudo, catenella, 2 catenelle, poi altro, 1, 2, 3 e 4, 1, chiusa, altre 2 e altre 4 qui, 1, 2, 3 e 4, chiudo,
1 e 2 e vado a finire l'ultima qui, 1 2 3 4, chiudo con questa, aggiungo una, basta una, anche due non è importante, anche perché poi queste finiranno nella cucitura, e vado a chiudere con una maglia alta, giro rosa, concluso, e chiudo in questo modo. Allora, come detto già prima, devo ritornare all'inizio della lavorazione, perché non si lavora mai al rovescio, quindi non voltate il lavoro. Adesso dobbiamo fare il secondo, diciamo il terzo giro, che è secondo con la tinta a contrasto. Allora, qui nel punto centrale, come se andate a vedervi l'altro tutorial, vedrete che qui sono costruite che cosa? 3 maglie altissime chiuse insieme, però qui io sto lavorando la metà della piastrella della mattonella, quindi qui invece di fare 3 maglie altissime ne faccio 2 chiuse insieme. Quindi vado a rintracciarmi di nuovo il foro iniziale, ricordiamoci di mettere sempre il dritto, infatti vedete i fili poi saranno sempre su un unico lato. Vado a montare 1 2 e 3, supponendo che stia facendo una maglia altissima. Vado a farne un'altra laterale accanto e le chiudo insieme, ok, in questo modo. Poi devo fare qui che ci sono un po' più di maglie che danno appunto la bombatura alla mia mattonella. Qui ci sono 2 maglie altissime, quindi riprendo il filo, vado nello spazio successivo e vado a montare prima 2 maglie altissime, la prima e la seconda. Poi sono queste 2 maglie altissime, sposto un attimo da sotto, sono affiancate da 4 maglie alte, una, 2, 3 e 4. Poi vado in quella successiva e siamo qui, guardate che adesso qui siamo al centro delle due noccioline, vado a lavorare solo 3 maglie alte, una, 2 e 3, mi sposto al centro tra i 2 gruppetti e devo, diciamo, lavorare questo pezzo che mi allunga la mattonella, e quindi farò 3 maglie alte, 1 2 e 3, 6 catenelle, 2 3 4 5 6, filo sull'uncinetto nella penultima catenella, nella seconda che ho lavorato inizialmente, vado a fare una maglia alta, nella prima catenella che ho iniziato vado a fare un'altra maglia alta e poi mi richiudo nello stesso punto con 3 maglie alte, 2 e 3, ok. Poi vado nello spazio successivo e faccio 3 maglie alte, 1 2 e 3. Poi mi sposto in questo spazio e vado a montare scusatemi, 4 maglie alte, 2 3 e 4, poi aggiungo 2 maglie altissime, una,
e 2, una accanto all'altra, ok, ed infine nell'ultimo spazio 2 maglie altissime chiuse insieme, ok. E questo è il primo modulo che io vado a realizzare per fare le piastrelle laterali. Diciamo che io, mettendola in orizzontale, la mattonella, cosa mi succede? Mi succede che avrò maggior bisogno di questo tipo di mattonella. Se io le avesse messe in verticale, sicuramente di queste qui ne avrei utilizzato due, ma avrei dovuto utilizzare questo tipo di piastrella. Allora, per questo tipo di piastrella il procedimento fino, diciamo, per i primi 2 giri è uguali, quindi è brutto dirlo, ma sfilerò quella che abbiamo appena vista perché il campioncino ce l'abbiamo già pronto, e vi faccio vedere come si fa l'ultimo giro per poter creare appunto l'ovale in questo modo. Ok, allora, come abbiamo detto, questo è il primo modello, quindi la parte, i primi 2 giri, quindi quello grigio, quello rosa, sono a dir poco identici, sono identici. Qua nel momento in cui io ho ottenuto nuovamente questo dischetto, devo lavorare in maniera un po' diversa. Come si fa? Allora, in pratica devo andarmi a costruire metà di questo però lo posso costruire solo ponendo già una maglia alta e poi facendo questo piccolo diciamo, questa piccola bozza, questo bozzetto qui. Allora, come funziona? Come abbiamo detto, noi lavoriamo sempre sul dritto, ok? Allora, prendiamo il nostro filo, entro, allora qui abbiamo detto devo lavorare la parte lunga, che ho chiamato bozzetto impropriamente, bozzetto. Allora, sostituisco la prima maglia alta, diciamo dell'angolino, con 3 catenelle, metto il dito così non perdo il segno e vado ad aggiungere le altre 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5 e 6, ok, filo sull'uncinetto. Allora io ho tenuto ferme le mie prime 3 catenelle perché rappresentavano la maglia alta. Come abbiamo fatto per la mattonella intera o per quella lì, devo andarmi a creare queste le 2 maglie, diciamo, lavorate in obliquo. Allora vado qui nella 1 2 3, sì, ci sono, vado nella seconda maglia che avevo lavorato all'inizio e faccio una maglia alta, entro nell'altra, nella prima, e faccio un'altra maglia alta, poi chiudo il lavoro qui con 3 maglie alte, una, 2 e 3, poi mi sposto qui, faccio 3 maglie alte, una, 2 e 3, poi vado qui e devo fare la parte con 4 maglie alte, devo fare la bombatura 2, 3 e 4, poi filo sull'uncinetto 2 volte, faccio le 2 maglie alte, una e 2 e 2 maglie altissime, scusatemi, sono 2 maglie altissime. Al centro devo fare 3 maglie altissime chiuse insieme,
una, vado piano, 2 e 3, poi chiudo tutto insieme, aggiungo magari una catenella stretta per poter chiudere appunto questo pezzo, vado nello spazio accanto e vado a costruirmi le 2 maglie altissime, una e 2, 4 maglie alte, una, 2, 3 e 4, 3 maglie alte, una, 2 e 3, e poi vado a costruirmi l'altra punta, 3 maglie alte, una, 2 e 3, 6 catenelle, 1, 2, metto il dito se ho bisogno di tenere il segno, faccio 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e lavoro le 2 maglie alte, una e 2, e poi la maglia alta finale. E anche questa forma di mattonella è terminata, ok? Vedete che sono diverse? Una ha questa forma e l'altra ha quest'altra. Queste sono le due che ho fatto. Poi mi servono i laterali, cioè gli angolini, questo angolino qua. Questa qui è in pratica un quarto di quella che ho lavorato, e allo stesso modo io posso sia allora, siccome, diciamoci la verità, se io vado a rifinire con un bordo pelliccioso, questo pezzettino sarà abbastanza coperto e si vedrà poco. Si possono lavorare in modo speculare, e quindi quello che si fa nel primo tipo lo si rifà in modo ribaltato nell'altro, oppure si lavorano 2 pezzi uguali, ma poi una verrà cucita sul dritto e l'altro sul rovescio. Decidete un po' voi. Io ve ne faccio vedere un tipo. Vedete che è stato abbastanza difficile, perché anch'io ho provato tante volte a trovare il verso della lavorazione, ma siccome il tutorial cerchiamo di farlo completo e esplicito in tutto, ci proviamo, ok? Allora, cosa faccio? Sempre io ho messo sempre 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, ho chiuso insieme e sono andata a farmi 3 catenelle, 2, 3, ho aggiunto 2 e mi sono andata a creare una nocciolina, una, 2, 3, 4, ho chiuso la mia nocciolina catenella per rendere più stabile il mio lavoro, e ho aggiunto un'altra catenella e ho chiuso qui, ok? Allora, adesso cosa succede? Ne vado a preparare, se dovessi fare di nuovo la borsa, ne preparo 4 di queste forme, di questi inizi. Un attimo solo che, opla, e ho chiuso. Perfetto. Allora, cosa succede? Adesso
vado a prendere il rosa, perché io appunto ho utilizzato questi due colori, e nel primo spazio questa volta, sempre ricordiamoci che io sto lavorando sempre dal dritto, nel primo spazio vado a realizzare che cosa? Due noccioline. Innanzitutto mi alzo perché ho bisogno comunque delle mie 3 catenelle iniziali, 1, 2 e 3. Un attimo solo che ricontrollo il tutto, aggiungo un'altra catenella di separazione, ok, e qui dentro vado a lavorare nel primo spazio 2 noccioline, 2, 3 e 4, ok, poi chiudo un'altra catenella e un'altra ancora, faccio le noccioline, un'altra nocciolina, 1, 2, 3 e 4, chiudo 1 e 2, vado nell'ultimo punto, nell'ultimo spazio di disposizione, vado a crearmi l'altra nocciolina, l'ultima, 3 e 4, ok, chiudo, poi una, qui ne faccio solo una di maglia alta perché non voglio che si dilati troppo il lavoro lateralmente, quindi preferisco che nel giro successivo le maglie che vado a lavorare abbiano meno spazio che poi dilatarsi, se no il rettangolo finale fa un brutto effetto. E chiudo anche questa, ok. Adesso se vediamo come si fa il primo modo di lavorare facendo la punta al lato, e poi vi spiego come fare l'altra versione in modo speculare. Allora riprendo il mio filo grigio. Allora abbiamo detto che qui faccio finta, o meglio lavoro, in pratica io voglio andarmi a costruire la mia piastrella che parte da qui e finisce da questo lato. Cosa devo fare? Come avevo fatto qui, dov'è? Nell'altro angolo, adesso non vi dico molto, vado a formarmi 2 maglie altissime chiuse insieme. Allora, la prima la sostituisco con 3 catenelle, ma poi chiudo tutto insieme così si alza la seconda maglia altissima. Mi sposto in questo spazietto e vado a formare 2 maglie altissime, 1 e 2, poi 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 maglie normali. Qui vado a mettermi 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e infine qui devo andarmi a lavorare la punta, quindi cosa faccio? Entro 1, 2 e 3, mi alzo con 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, filo sull'uncinetto, vado nella seconda maglia alta, vado nella prima e lavoro l'ulteriore maglia alta. Ricordiamoci che ne devo avere 2, ok, e poi
chiudo il tutto qui e mi sono formata in questo modo un quarto delle mattonelle, quelle che proprio mi formeranno poi gli angolini del rettangolo, se voglio dare una forma rettangolare alla mia borsa. Allora, nel momento in cui mi rendo conto che a me serve l'angolino contrario a questo, cosa faccio? Il primo giro è uguale. In realtà nel rosa, invece di lavorare in questo modo sul primo foro, le due noccioline e poi questa singola, vado a lavorare al contrario. Nel primo foro andrò a mettere la mia maglia alta, le due catenelle e la nocciolina, e invece da questo lato verrò a realizzare che cosa? Le due noccioline. E allo stesso modo, quando io vado a lavorare col grigio di nuovo, invece di partire dalla parte bombata, quindi dalle due maglie altissime, partirò dalla punta, cioè andrò a costruire 3 catenelle, le 6 catenelle, e poi vado a farmi le due maglie alte, poi continuerò con le altre 3 maglie alte qui dentro, 3 maglie alte e così via. Oppure posso lavorare ugualmente con questa, però mi devo ricordare di cucire. In pratica, vedete, nel momento in cui io la ribalto, questa avrà la forma, questa sarà la forma del secondo angolo, ok? Quindi si lavora in modo speculare. Allora, cosa ho fatto poi? Io sono andata a bordarmi tutte le mattonelle con un filato grigio, però più scuro, come già visto nel tutorial precedente. Proviamo un attimo a fare un pezzetto. Allora, qui entro con siccome sono nella parte della punta, qui devo andarmi a montare comunque le mie 4 mezze maglie alte grigie scure, 1, 2, 3 e 4. Poi si metterà una mezza maglia alta su tutti i punti sottostanti, ok, fino a contornare il tutto. Allora, nel momento in cui io ho contornato tutte le mie mattonelle, devo procedere successivamente ad una cucitura. La mia cucitura potrà essere fatta in diversi modi. Io ho preferito farla con la maglia bassa presa in costa, ok? Così mi è venuto il cordoncino, cioè le modalità di cucitura dei pezzi di una borsa sono diversi. Allora, l'unica attenzione da fare è quando noi ci troviamo di fronte alle 3 maglie altissime chiuse insieme, invece di lavorare qua sopra, vado a lavorare nello spazio da una parte e dall'altra 2 maglie altissime, no scusate, 2 mezze maglie alte, dove sono le maglie altissime, sopra non lavoro ma metto 2 di qua, 2 mezze maglie alte, 2 mezze maglie alte di qua, ok, e continuo tutto quanto, ok. Adesso, quando arriverò a conclusione, vediamo come posizionare poi in un secondo momento i pezzi per poter cucire insieme. Mi raccomando, le mattonelle devono essere sempre sul lato dritto quando andiamo a cucire, ok, fate attenzione perché soprattutto c'è la nocciolina, se la cuociamo dal lato contrario non si vede. Una, allora abbiamo qui, poi qui
qui e 4 qui, 1, 1, 2, 3 e 4. Dobbiamo fare attenzione alle 4 maglie che vado a costruirmi, soprattutto dove sono appunto le punte. Ok, adesso facciamo anche queste insieme perché voglio farvi vedere come metterle vicino quando le andiamo a cucire. Allora, qui non lavoro sulle maglie altissime, ma vado nello spazio e faccio le mie 2 mezze maglie alte, 1 e 2, poi come al solito ripasso tutti i punti sottostanti con le maglie mezze maglie alte, ok, 2, 3, 4, vado a fare fino a metà del lato successivo per non tediarvi perché il procedimento è lo stesso, ma voglio farvi vedere un attimo una cosa. 2, 3, 4, 5, 6, allora qui sempre un po', 7, 8, 9, aspettate che poi qui 4, 1, 2, 3, 4, poi l'altro lato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e così via. Ok, mi fermo un attimo. Adesso cosa devo fare? Volevo farvi vedere come vanno cucite. Nel momento in cui io devo cucire queste 2 piastrelle, mettiamo il caso dovessi cucire questi 2 pezzi insieme, devo partire innanzitutto dalla seconda da questo lato e dalla seconda da questo, prendendo solo le asoline esterne. Ok, mettiamo il caso io qua non lo taglio, però mi alzo così, faccio una catenella e poi prendo asolina esterna qui, asolina esterna dall'altra parte e vado a montare una maglia bassa. In questo modo si formerà un cordoncino. Ok, io spero di essere stata abbastanza chiara, completa sulla lavorazione. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto, spero che vi iscriviate per i prossimi tutorial e attiviate la campanellina e grazie per essere stati in mia compagnia. Buona creatività a tutti da Uncinetto allo sbaraglio. Al prossimo tutorial.